Osi Saletti, bosco in città. Siamo a Nembro e oggi seconda tappa della via delle sorelle. Ok, in cammino, sperando di non prendere acqua. Vabbè. Casetta di osservazione che ha riferitoi per guardare proprio su quest'area umida che c'è qui. Poi dopo noi di là andiamo verso il Serio. Il carso che va a immettersi poco più avanti nel fiume Serio. No, non abbastanza per il nostro kayak. Con un kayak da slalom rigido forse ce la fai, però Io voglio fare questo. non credo che sia navigabile. È tutta, scusa, è tutta recintata, come fai a... Lo vedete? Lì ha appiattito, ecco, è sparito. E il conich, com'è? Conich, no? Come si dice? Conigli? Conigli sembra più milanese che... Perché io non sono bergamasco. Abbiamo scoperto il segreto di Tarcisio. Non è bergamasco. Cosa sei? Vai a sentire qua come parlano questi qua. È un bel ponte con uno sbarramento sul Serio. Finora tanta acqua lungo il cammino, ma di quella che ci piace, cioè di quella che scorre per terra e non quella che cade dal cielo. Momento artistico sulla via delle sorelle, rivisitazione di Bansky e altri, messa... Ah, ok, mettete questo. Questa è la rivisitazione di Bansky. La Venere di Milo. La Venere di Milo, tipo sì, col movimento di Salt by, quel... cervello acceso. Cervello sì, Oh, no. sì. E queste sono un po' rovinate. Questo è Oscar Wilde. Tutta l'arte è abbastanza inutile. Italian Romantic Man, contadino, Normal Romantic Man. e questo Einstein. rifatto con la sua formula della relatività. Questa è la chiesa dedicata a Papa Giovanni XXIII, che siccome è stato fatto santo di recente, anche la chiesa è recente. Come la Roma dal Chianti, uguale. E poi richiudiamo. Abbiamo iniziato a salire. È una cosa strana, è un cammino recentissimo, però la gente del posto sa già che stai facendo questo cammino, ti fa, stai facendo il cammino delle sorelle, vero? Fa, sì, sì, e ti fermano, ti sentono a parlare. Cosa che su altri cammini, magari, che esistono già da tanto tempo, non succede. Si vede che qua sono entusiasti di questa via delle sorelle, meno. Dai, io sento le gocce comunque. C'è il sole, ma sopra di noi c'è un nuvolone nero. Vabbè, finché è così non è un problema. Allora, l'unico tratto con un po' di salita di oggi è questo, che è anche il tratto forse un pochino più selvaggio e quando piove potreste trovare fango come oggi. E ora andiamo verso Gavarno Tribulina. Abbiamo incontrato un cartello girato nel senso sbagliato, perché secondo quel cartello stiamo andando verso Bergamo, in realtà secondo tracce GPS e secondo anche la nostra esperienza stiamo andando verso Brescia. Questo l'ho visto segnato come portone del diavolo, non so perché, che alla fine porta nel nulla e incornicia il panorama. Se avete già visto il nostro video sul cammino del Vescovado riconoscerete la chiesa di Gavarno Tribulina, perché, ecco qua, cammino del Vescovado. Ora ne faremo un pezzettino che coincide con la via delle sorelle.
Siamo a via del Dosso, a Gavarno. Adesso, se non sbaglio, più avanti entriamo nelle vigne. Quando siamo passati qua l'altra volta, ovviamente c'era solo il cartello del vescovado. Questa è tutta agricola, vitivinicola, il Cipresso. C'è anche la cantina con showroom. Se passate di qua, che magari la trovate aperta, magari venendo nella direzione opposta, no? Da Brescia a Bergamo, arrivate qua nel pomeriggio e un calice potreste degustarlo. Il fatto che Bergamo è la seconda provincia lombarda per produzione d'olio d'oliva l'abbiamo già detto nell'altro video, eccetera eccetera. Praticamente è come se fosse in Puglia Bergamo, eh? No. L'ultima salita della tappa, abbiamo 240 metri di salita da fare e poi gli è finita. Eccoci qua. Sul Colle del Pala, scoperto per caso un ciclo completo di affreschi di Pietro Baschenis, che noi non vedremo perché è chiusa. Questa è la chiesa di San Cristoforo. Siamo nel territorio di Torre dei Roveri, che, se avete visto i nostri video di Carlo Magno, assomiglia tantissimo a Torrinieri. Cioè, sembra quasi di essere in Toscana, con i viali cipressi, le rocce bianche, bellissima. Però invece siamo a Bergamo. Siamo nel Plis delle Valli d'Argon, che abbiamo già percorso del Carlo Magno. Noi siamo qui, adesso noi andremo giù verso il Albano sant'alessandro. La via continua di là, ma noi facciamo un saltino su al santuario. Adesso c'è una bella discesa, andiamo a intercettare che cammino? No, sul vescovato ci siamo già. Il cammino di Carlo Magno, rimandata in camminologia, eh? Ciao Andrea, ciao Antonio. Ciao Andrea, ciao Antonio. Questo è veramente l'ultimo scampo di salita per oggi. La salita alla chiesa di San Giorgio sopra Albano sant'alessandro. La chiesa di San Giorgio è panoramica, guardate qui tutta la piana. Ma mi sa che là si vede ancora Bergamo Alta. Si vede ancora Bergamo Alta là in fondo. Questa è la chiesa, che ovviamente è chiusa, non so dentro come sia, non l'abbiamo mai vista. Noi qui siamo passati quando abbiamo fatto il cammino del vescovado e c'era la neve e il ghiaccio. Neve e ghiaccio. E adesso invece ce la facciamo a fine luglio. Pare che sia messo al bello, definitivamente si è uscito definitivamente il sole. Prima, mentre mangiavamo, si sentiva tuonare. Siamo sul sentiero delle Alci, quindi ora, se non fate rumore, magari riusciamo a avvistarne una, basta bacchettare. Alci, dove siete? Albano sant'alessandro. Albano sant'alessandro, poi noi gireremo intorno al Tomenone, al colle Tomenone, dove mi pare che siano stati trovati anche tracce di insediamenti romani, e per dirigersi verso Montello Gorlago. Montello. E qui, certo, questo paese, quel vescovado li hanno girati, questi li hanno rotti. A Albano sant'alessandro i cammini proprio non gli garbano. Allora, sul sentiero delle Alci non abbiamo trovato Alci perché erano tutte qua a pranzo. Questo è meraviglioso.
Allora, noi dovremmo continuare dritti, ma in realtà questa volta facciamo una deviazione e saliamo su al Colle Tomenone, che non ci siamo mai stati, e scendiamo dall'altra parte e ci rimettiamo sul percorso. Siamo in cima al Colle Tomenone, l'altra volta siamo passati sotto, stavolta sopra. Questa è la rovina che sta segnalata. Allora, a giudicare dalla forma squadrata, penso fossero due ambienti, penso che fosse una torre d'osservazione, vista la posizione dominante sulla pianura, accenti alle ortiche. Fa un po' pensare al castello della Brina, che c'è sulla via Francigena per scendere, prima di scendere a Sarzana. Si stanno lamentando perché gli avevo promesso una rovina bellissima, invece è rimasto proprio poco. Cavoli, non sono mai contenti quei due lì, oh. Non sono mai contenti. E ora la discesa fino a Montello. Siamo scesi a un quadrivio e qua non potete sbagliarvi, è tutto segnalato. Di là Bagnatica, Casello San Marco, di qui sentieri collinari, Brusa Porto, Fontanile, Albano, e noi invece andiamo di qua a Montello. Siamo sbucati qua, là in fondo c'è Castello Vertova, vedete? Quello là. E qui siamo di nuovo sulla via. Eccoci qua. Questo è il torrente Zerra, che abbiamo già incontrato sia sul Vescovado che sul cammino di Carlo Magno. Sul Carlo Magno l'abbiamo anche attraversato su un ponticello rudimentale. E adesso stiamo andando verso la stazione di Montello Gorlago. Make all the demons quiet, yeah, we